Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Dilur SPA Società Prodotti Antibiotici SPA. Ultimo aggiornamento. 19 gennaio 2022. Cos'ha Dilur? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Dilur durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Dilur? Dilur è un farmaco a base del principio attivo doxazosin mesilato, appartenente alla categoria degli alfa-bloccanti e nello specifico antagonisti dei recettori alfa-adrenergici. È commercializzato in Italia dall'azienda SPA Società Prodotti Antibiotici SPA. Dilur può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Dilur 2 mg 30 compresse divisibili. Dilur 4 mg 20 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: SPA Società Prodotti Antibiotici SPA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: doxazosin mesilato. Gruppo terapeutico: alfa bloccante. Forma farmaceutica: compressa divisibile. Indicazioni: ipertensione arteriosa essenziale. Dilur è indicato nel trattamento dei sintomi clinici associati all'iperplasia prostatica benigna, IPB. Posologia: le compresse devono essere assunte in monosomministrazione giornaliera con una quantità sufficiente di acqua. La durata del trattamento deve essere stabilita dal medico. Ipertensione arteriosa: la dose abituale di Dilur è da 1 a 8 mg al giorno. La massima dose raccomandata è di 16 mg al giorno. La dose iniziale è di 1 mg prima di coricarsi, mezzo compressa da 2 mg, e questa dose deve essere mantenuta da 1 a 2 settimane di trattamento. Dopo questo periodo il dosaggio può essere aumentato a 2 mg una volta al giorno e mantenuto per altre 1 a 2 settimane. Al bisogno, il dosaggio giornaliero può essere aumentato ancora gradualmente, sempre dopo lo stesso intervallo di tempo, a 4, 8 e 16 mg una volta al giorno, in base alla risposta del paziente. Iperplasia prostatica benigna. All'inizio del trattamento con Dilur si raccomanda il seguente schema posologico. Giorni da 1 a 8. 1 mg al giorno, mezzo compressa di Dilur da 2 mg. Giorni da 9 a 14. 2 mg al giorno, 1 compressa di Dilur da 2 mg. In base ai parametri aerodinamici e alla sintomatologia della IPB del paziente, questa dose può essere aumentata a 4 mg, 1 compressa di Dilur da 4 mg, e, successivamente, alla massima dose raccomandata di 8 mg, 2 compresse di Dilur da 4 mg. L'intervallo di tempo raccomandato tra un incremento posologico e quello successivo va da 1 a 2 settimane. La dose giornaliera abituale raccomandata è di 2-4 mg. Dilur deve essere usato in monosomministrazione giornaliera. Se si interrompe la somministrazione di doxazosina per qualche giorno, la ripresa del trattamento andrà fatta a partire dal dosaggio iniziale di 1 mg. Pazienti anziani e pazienti con insufficienza renale. La farmacocinetica della doxazosina rimane invariata nei pazienti anziani e in quelli con insufficienza renale. Inoltre, non ci sono evidenze che la doxazosina aggravi l'insufficienza renale preesistente. Pertanto, si raccomanda generalmente la dose abituale. Comunque, a causa della possibile comparsa di ipersensibilità in alcuni di questi pazienti, è necessario prestare particolare attenzione all'inizio del trattamento. Doxazosina non avvializzabile poiché ha copyright altamente legata alle proteine plasmatiche. Pazienti con insufficienza epatica. Il dosaggio deve essere aumentato con particolare prudenza nei pazienti con insufficienza epatica. Non ha disponibile alcuna esperienza clinica nei pazienti con insufficienza epatica severa, vedere la sezione 4, speciali avvertenze e precauzioni per l'uso. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Dilur nei bambini e negli adolescenti non sono state stabilite. Controindicazioni. Doxazosina controindicata in pazienti con ipersensibilità nota alle chinazoline, esempio prazosina, terazosina, doxazosina o a uno qualsiasi degli eccipienti. Pazienti con storia di ipotensione ortostatica. Pazienti con iperplasia prostatica benigna e concomitante congestione del tratto urinario superiore, infezione cronica delle vie urinarie o calcoli vescicali. Allattamento, vedere paragrafo 4.6.1. Pazienti con ipotensione 2. Doxazosina controindicata in monoterapia nei pazienti con incontinenza urinaria da rigurgito o con anuria, con
con o senza insufficienza renale progressiva. 1 esclusivamente per l'indicazione di ipertensione, 2 esclusivamente per l'indicazione di iperplasia prostatica benigna, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, inizio della terapia o aumento del dosaggio. In relazione alle proprietà alfa bloccanti di doxazosina, nei pazienti può verificarsi ipotensione posturale manifestata con vertigini e debolezza, o, raramente, perdita di coscienza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. La somministrazione concomitante di doxazosina con un inibitore della PDE5, come sildenafil, tadalafil, vardenafil, può causare ipotensione sintomatica in alcuni pazienti. Vedere la sezione 4. Avvertenze speciali e precauzioni per, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Dilur durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Dilur durante la gravidanza e l'allattamento? Indicazione: ipertensione arteriosa essenziale. Uso durante la gravidanza. La sicurezza di doxazosina durante la gravidanza non è stata stabilita poiché a copyright non vi sono studi adeguati e ben controllati in donne. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. La capacità di impegnarsi in attività come l'uso di macchinari o di guidare può essere compromessa, soprattutto all'inizio della terapia. Effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati sono imputabili principalmente alle proprietà farmacologiche del medicinale. Tali effetti sono per la maggior parte transitori e sono stati tollerati durante il trattamento prolungato. I seguenti effetti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Se il sovradosaggio dovesse provocare ipotensione, il paziente deve essere immediatamente posto supino, con la testa in già. Nei singoli casi, possono essere adottate altre misure di supporto, se ritenute appropriate. Se queste misure fossero inadeguate, lo shock deve prima essere trattato con espansori di volume. Se necessario, deve essere utilizzato un agente vasopressore. La funzione renale deve essere monitorata e sostenuta, se necessario. Poiché a copyright la doxazosina è altamente legata alle proteine plasmatiche, la dialisi non è indicata. Proprietà farmacodinamiche. Codice ATC. C02C04, antipertensivi, bloccanti dei recettori alfa-adrenergici. G04CA, urologici, antagonisti dei recettori alfa-adrenergici. La somministrazione di doxazosina produce una significativa riduzione della pressione arteriosa conseguente alla diminuzione delle resistenze, proprietà farmacocinetiche. Dopo somministrazione orale, doxazosina è ben assorbita. I picchi plasmatici sono raggiunti dopo 2 ore e la biodisponibilità assoluta del 63% circa. Il legame della doxazosina con le proteine, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non hanno evidenziato alcun rischio specifico per gli esseri umani in base agli studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale carcinogeno, tossicità riproduttiva. Elenco degli eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, amido glicolato sodico, magnesio stearato, sodio lauril solfato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Dilur a base di doxazosin mesilato sono Benur, Cardura, Chiaridoxina, Dedralen, Doxafin, Doxazosina Alnus, Doxazosina Alter, Doxazosina Aurobindo, Doxazosina EG, Doxazosina Exal, Doxazosina Milan Generics, Doxazosina Pensa, Doxazosina Sandoz, Doxazosin Doc Generici, compressa, Doxazosin Ratiofarm, Doxazosin Zentiva, compressa divisibile, Kimura, Lenaxolan, compressa, Noradox, Normoten, Quorum, Sidox. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.